Bene, per il video di oggi abbiamo un'altra PlayStation 4, i modelli 1200. E questa scheda qua ha un problema con LED blu che si accende per un secondo e poi si spegne. E ogni tanto lo fa per 2-3 secondi e poi si spegne. Quindi è un po' a random. Vi faccio vedere? Vi faccio vedere. Allora, mettiamo l'alimentatore. Per il momento non serve nessun dissipatore perché la console comunque non si accende, non è in grado di accendersi. E ho già fatto qualche prova, qualche test, eccetera, ma ancora non sono riuscito a capirci. E ancora non ho aggiustato, insomma, no? Ho trovato una cosa che adesso vi dico che cos'è. Tra poco vi dico cos'è che non andava. Comunque, allora, si riesce a notare qua? Magari qua sotto qua c'è il LED blu, ok? Se io, vediamo, faccio così, no, dovrei fare così. Allora, se io accendo, provo ad accendere, vedete? LED blu e poi si spegne. Ogni tanto lo fa per qualche secondo in più, tipo adesso, vedete? Fa per qualche secondo in più e poi si spegne. Ho preso tutti e due i casi nel giro di qualche secondo, perfetto. Bene, che cosa è dovuto a questo problema qua? Allora, questo problema qua è dovuto a un problema che probabilmente c'è un cortocircuito sulla scheda. Quando succede il LED blu per un secondo. In questo caso qua, invece, che ogni tanto fa di più, non credo ci sia un cortocircuito. E infatti non ho provato, non ho testato a fondo la scheda, ma non mi sembra di averne visto mai. Ok? Nessuno dei test che ho fatto non è emerso nessun cortocircuito, va bene? Allora, stavo andando a vedere un attimo, per il momento, la situazione sul, sugli induttori. Ok, la resistenza sugli induttori. Vi metto il multimetro sullo schermo così capiamo tutti quanti. Allora, su questo induttore qua, che finisce su queste vie qua, no, questa è modalità diodo, abbiamo una resistenza di 62 ohm. Qui abbiamo una resistenza di 60 ohm. E su questo induttore qui abbiamo una resistenza di 58 ohm. E su questi tre induttori che sono in parallelo abbiamo una resistenza di 17 ohm. Va bene? Queste sono le resistenze che ho. Non mi fa pensare che ci sia un cortocircuito sul processore, perché le resistenze sono alte, non sono 0 ohm. Bene, allora, cosa faccio in questo caso? Vado a misurare un po' prima, ok? Vado a misurare ehm, le linee in entrata, ok? Prima dei MOSFET. E andiamo a vedere. 2 kilo, anche qui, induttore, MOSFET 1, MOSFET 2, qua, e poi va a finire su questi condensatori qua. 2 kilo, ma anche qua, perché potrebbe esserci che una di queste linee abbia un fusibile interrotto, questi qua, F5103, F5104, magari sono interrotti perché magari uno di questi condensatori qua è in cortocircuito, quindi non arriva la corrente e il processore non può avviarsi perché gli manca una linea. Bene, allora, qui siamo tutto ok. 2 kilo e 2 kilo e i fusibili qua sono a posto? Immagino di sì perché non c'erano cortocircuiti. 0 e 0. Bene. Adesso passiamo di qua. Ok, c'è questo induttore qua. Questo induttore è quello per la parte del processore dati. E questi tre sono per il processore video, ok? Per la grafica che c'è all'interno del processore. E, questi non hanno fusibili, mi pare, a meno che non ce li abbiano messi qua dietro, ma no. Questi non hanno fusibili, questi qua sono induttori della 12 volt, arriva a 12 volt qui e viene direttamente trasformata da questi, si chiamano DR MOSFET, sono MOSFET e driver insieme, tutti in uno.
e creano il voltaggio necessario. Quindi l'unico modo che abbiamo qua per verificare è eventualmente, sì, chiaro, che non ci siano cortocircuiti sulla linea della 12 volt, va bene? Devono esserci svariati kiloohm, ok? Come vedete qua. Altrimenti la 12 volt non viene creata e l'alimentatore sa che non deve creare la 12 volt perché rileva un cortocircuito, si blocca tutto e via, basta. Quindi cosa faccio io in questo caso? In questo caso qua io preferisco fare un test dei voltaggi, direttamente dei voltaggi. Allora, i voltaggi si possono misurare anche da questo lato qui, precisamente su questi punti qua. Questo punto qua, questo qui, ok, dove ci sono questi qua, questo qui, dove ci sono questi qua, o questo punto qua, e poi qua, credo che possa essere uguale, sì, questo pad centrale qua, è la stessa identica cosa. Se noi andiamo a misurare in ohm, resistenza, eccolo qua, vediamo 60 ohm, quindi possiamo misurare da questo pad centrale qui e da questo pad centrale qui, giusto? Vedete, 17-18 ohm. Ok, quindi noi prendiamo, mettiamo in voltaggio e andiamo a misurare ogni singola linea. Quindi andiamo a misurare qui e proviamo ad accendere. Vedete, 1,51 si è accesa, quindi funziona. Andiamo su, ci spostiamo su questa qua, ok? Questa qui, facciamo così. Bene, riprovo, vedete? C'era un voltaggio, 0,5, 0,4 e qualcosa. Riproviamo di nuovo, vediamo se abbiamo un voltaggio più alto, 0,7. Ok, quindi quella là si accende e funziona, tenta a partire. Bene, poi questa qui, abbiamo un volt, vedete? Un volt. Bene, e poi si spegne. Ok, mentre questa qui, eccola qua, vedete 0,11 e poi si ferma immediatamente, quindi c'è qualche problema qui. Mi aspetterei un volt anche qua circa. 0,16, però vedete la luce, no, non riuscite a vederla. La luce rimane blu anche quando il voltaggio è spento. Vediamo se riesco a replicare il... Vedete, 16, la luce rimane blu ma rimane a 0, il voltaggio rimane a 0. Quindi c'è qualche problema qua. La linea non riesce ad accendersi e a finire e a proseguire il suo lavoro, diciamo, ok? Bene, quindi ecco, questo è quello che sono andato finora a vedere cosa c'era che non andava. Bene, allora, detto questo, questi qui potrebbero essere problema. Potrebbe anche essere che il processore, dato il valore che ho trovato, di 17-18 ohm, giusto? Questo valore qui sia troppo basso, quindi parzialmente in cortocircuito, cioè il processore grafico è difettoso. Perché? Se io prendo questa scheda qua, che è una scheda donatrice, e provo ad andare a misurare qui, più o meno sulla stessa zona, vedete che ho 0,30? Cioè che ho 30 ohm? 30 ohm contro 17 ohm è quasi la metà. Quindi mi fa pensare a un discorso che il processore sia mezzo andato. Non è in cortocircuito, però nel momento in cui tenta di partire, il controllore, che è questo qui, il controllore, sente la corrente che passa attraverso questi tre induttori, che è troppo alta rispetto alla norma. E quindi assorbe troppa corrente perché è in corto parziale. E quindi non posso fare nulla, se questo fosse il caso. Come potrebbe essere che anche uno di questi tre, ok, MOSFET, DR-MOS, potrebbe essere guasto. E quindi questo qui, sempre uguale, sente che c'è qualcosa che non va, perché è direttamente collegato anche con questi. Questo qua sente la corrente, sente se questi funzionano. È un sacco di cose in più che fanno, no? Sono molto intelligenti questi qua. E di conseguenza potrebbe dire ed intervenire perché sente qualcosa che non va.
Ma cosa è che non va? Questo dobbiamo scoprirlo. Potrebbe anche essere il fatto che il chip stesso non funziona, ok? Si è guastato, chi lo sa, e non riesce più a fare bene il suo lavoro, anche. Bene, allora, al di là di questo, io sono andato anche a vedere una cosa che è collegata a queste cose qua. Ok, questi DRMOS sono alimentati dalla linea 5 volt. Bene, la linea 5 volt è fornita da questo induttore qua. E questo induttore qua, quando avevo appena preso in mano la console, andando in modalità diodo, adesso vi mostro qual è il valore adesso. Il valore adesso è 0,4. Quando io avevo preso in mano la console e ho notato, ed eccolo qua, questo è il chip che c'era prima, questo qua mi mostrava come valore di diodo solo 0,12. E 0,12 è troppo basso per una linea da 5 volt, almeno su queste console qua. E infatti l'ho preso da qua. Cambiandolo è tornato un valore normale. Questo però non ho neanche fatto un test preventivo. Poteva anche essere che, essendo il chip guasto, parzialmente guasto, non in cortocircuito, ma parzialmente guasto, la linea non avesse completamente i 5 volt, ma magari ne aveva 2,5, 3, 4 volt, non 5 volt. Quindi questa linea qua non funzionava, non forniva energia al processore perché la linea dei 5 volt non era sufficiente ad accendere questi MOSFET qua. Ci poteva anche stare. Come questa linea qua alimenta anche questo chip qua. Quindi magari questo chip qua è andato in corto, è successo qualche cosa e ha bruciato questo chip o ha bruciato questi altri. Quindi bisogna un po' vedere, no? Allora io adesso ho cambiato quel chip lì, però il problema non si era sistemato. E infatti ecco, sono qua a fare un video apposta. E controllando un po' con la modalità diodo, fra le due schede che ho, quella da riparare e quella di parti donazione, che questa funziona, questa è la scheda che ho già fatto vedere anche in video precedenti, che il Renesas non funziona più e di conseguenza non può essere più utilizzata. La scheda funziona, la console si accende, funziona tutto, eccetera, ma non può essere più aggiornata, non può essere messo neanche uno di quei firmware modificati o roba del genere per ovviare al problema, fare il jailbreak o roba del genere, no? Quindi, al di là di questo, allora, avevo cominciato a misurare un attimo qualche punto. Ok, qua ci sono i test pad. Andando a misurarli un po', io ho notato questa cosa qua. Allora, ho notato 0,08, che sembra veramente bassa, sinceramente, però anche in questa scheda qua abbiamo 0,08, quindi non posso dire niente. Altra cosa che ho notato, vediamo. No, scusate, modalità diodo, il puntale rosso va messa. Comunque, sempre 0,07, non cambia niente. Quindi stavo verificando un attimo qua, 0,46, 0,54, 0,35, 0,35. E da questo lato di qua abbiamo 0,46, 0,54, 0,4 e 0,4. Ecco, questa è una grossa differenza perché da 0,4 a 0,35 sono 0,05 di differenza. Mi aspetterei 0,01 di differenza fra una scheda e un'altra, non 0,05. Quindi, secondo me, questo chip qua ha qualche problema. Ma possiamo continuare a confermare e andare a verificare in giro. Allora, abbiamo un altro test pad qua. Abbiamo 0,34, 0,34,
0,52, 0,52 e 0,52. Se noi andiamo di qua, noi abbiamo 0,30, anzi no, 0,29, quasi 0,30, quindi c'è una differenza anche qua di 0,04, che è più di quanto mi aspetterei. 0,34, 0,52, 0,52 e 0,52. Quindi secondo me qua c'è un problema. Potrei provare, non è un problema evidentissimo. Potrei provare intanto a cambiare il chip e vedere cosa succede. Ma voglio anche verificare alcune cose qui sui DRMOS. Allora, vediamo un po'. 0,4, 0,4. Questa è la linea di ingresso di 5 volt, dove c'è la resistenza da 10 ohm praticamente. Che è uguale a quello che c'è qua, 0,3940. Poi abbiamo qua 0,46, 0,46 e 0,46. Questo è l'unico test pad che c'è su tutti e tre, a parte qualche condensatore, roba varia. Possiamo misurare i condensatori. 0,4, 0,4, 0,4. Sì, è tutto, sembra tutto nella norma. E misuriamoli di qua, giusto per conferma. Allora, qui abbiamo 0,37, 37, 37. Ecco, di qua per esempio è un pelo più basso, però va bene, che sia un po' più alto va bene, almeno è più sicuro, no? Mentre qua abbiamo 0,45, 0,45 e 0,45. Di questa parte qua avevamo 0,46, quindi va bene. Secondo me il problema è questo C qua, quindi provo ad andare a cambiarlo e vediamo cosa succede. Bene, allora adesso cosa facciamo? Mi sarebbe piaciuto avere uno di quei piccoli dissipatori da metterci sopra per fare il test così, aperti. Potrei anche fare lo stesso, solo che il processore poi va in surriscaldamento e non mi piace la cosa. Però sono anche pigro e non ho proprio tanta intenzione di richiudere la console o metterla nel dissipatore, perché se poi ci sono altri problemi mi tocca rismontare tutto e perdere tempo. Sono molto combattuto, però direi che per una questione di dare il buon esempio passerò sopra la mia pigrizia, ok? E andrò a riassemblare parzialmente la console, ovvero almeno metto la scheda al suo posto dove dovrebbe. Sì, va bene. Colleghiamo la ventola, colleghiamo il cavetto qui, bene, giriamo qua, andiamo a collegare anche queste cose qua, magari non servono, però meglio sempre collegarle per non impedire all'alimentatore qualsiasi problema di inserimento e per evitare che i cavi si danneggino.
mentre viene inserito l'alimentatore. Magari vengono schiacciati in giro o altro. Voglio evitare il più possibile problemi. Quindi inseriamo l'alimentatore, basta, così, praticamente. L'unica cosa che gli vado a mettere in più è appunto la placchina metallica qua con le viti. Così preme sul dissipatore ed evita di surriscaldarsi. Bene, allora la corrente è già collegata, come vedete. Allora, giusto per, non dico scaramanzia, ma quasi, andiamo a collegare intanto l'hard disk, che potrebbe essere utile in qualsiasi caso. E prendiamo il nostro multimetro, ci prepariamo qua. Allora, mettiamo qua massa e andiamo a verificare su questa linea qua. Questa era la linea che aveva problemi, quindi andiamo a verificare in voltaggio e con il pulsante. Siamo 1 2 3. C'è voltaggio. Rimane accesa. L'hard disk sta girando, la ventola sta girando. Quindi era solo quello il problema? Cioè, due problemi. Il regolatore dei 5 volt e questo. Guarda, luce bianca. Luce bianca. Pure la luce bianca ci fa. Ma che bello. Va bene, allora, cosa devo dire? Non ne ho idea. O il regolatore di 5 volt ha fatto saltare il chip, questo, oppure questo chip qua ha fatto saltare il regolatore di 5 volt. Secondo me è il regolatore che ha fatto saltare il chip. Però va bene. Ok. Vediamo allora. Vediamo. HDMI. Datemi un secondo. Eccoci qua. Perfetto. E se noi andiamo informazioni di sistema, guarda qua. Che firmware. Ragazzi, che firmware. Ma questa non è una mia console, quindi non so cosa gli succederà. Ma buona fortuna al proprietario, che devo dire. Comunque tutto a posto. Ci sono alcuni giochi già caricati: FIFA, Mortal Kombat, Hitman, FIFA, PES. E ecco, insomma. Vediamo se anche il lettore funziona a questo punto. Cosa ne dite? Allora inseriamo il nostro disco di test. Sì, gira, funziona, viene riconosciuto. E voilà, FIFA 17. Già. Però non voglio che finisca l'installazione, quindi perfetto. Un'altra console salvata dall'oblio. Bene, sono contento, sono piacevolmente anche sorpreso che il problema fosse il chip di controllo e non il processore, perché potrebbe veramente poteva essere quello. Comunque, al di là di questo, spegniamo la console, torniamo sopra il banco, lasciamo che finisca di spegnersi e noi, che dire, ci salutiamo qui a questo punto. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, che avete imparato qualcosa. Se volete lasciare un like, lasciate un like. Se volete iscrivervi, iscrivetevi. Se volete abbonarvi, abbonatevi. Se volete lasciare un commento, lasciate un commento. E se avete bisogno di riparazioni, mi potete trovare tramite il mio sito internet oppure su Discord. Va bene? E tutti i link sono sotto in descrizione del video. Benissimo. Il video termina qui. Grazie per aver visto tutti quanti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.